Abbiamo cambiato versante bolgherese, ora ci troviamo un po' più vicino al mare. Questa località è Scopaio e qui nasce l'azienda di Massimo Piccin, Podere Sapaio. C'è una corona, ma lui in realtà non è un re, ma è un ingegnere di Vittorio Veneto. Ha scelto Bolgheri, si è innamorato e qua ha creato il suo harem bolgherese. Il vino principale di Massimo è a base di Cabernet e lui ama il Cabernet. La cosa fondamentale della sua azienda e di lui in particolare è che è una persona che si è sempre messa in prima persona nel suo progetto. Quindi il vino parla di Massimo e quindi andiamo a conoscerlo. Eccomi, chiaramente anticipata dal gatto. Dal gatto che il è gatto abitante rappresentativo. principale di Sapaio. Ciao Massimo. Cercavi questa? Non sarai No, il re, no, però ma- sei il re di Sapaio. Vieni, andiamo. Intanto ho preso in prestito la corona, vero Massimo? Assolutamente. Corona che ti spetterebbe di diritto come regina di Bolgheri. Grazie, grazie. Senti, ma invece magari non tutti lo sanno perché hai scelto Bolgheri. Ma la scelta di Bolgheri è stata una scelta veramente distinto e principalmente per quello che mi ha colpito di Bolgheri è la bellezza del territorio. Quindi io stavo cercando un posto dove iniziare con un'azienda agricola, sviluppare un'azienda agricola, ma di vino soprattutto. E nella ricerca, che era apertissima di diverse possibilità, diverse soluzioni, ci avrei potuto fare una bolla, un bianco, e quindi ho cercato il nord Italia, il Collio e poi la Toscana. E quando sono capitato a Bolgheri, che la prima volta c'era questa proprietà in vendita che mi avevano offerto e io prima di tutto sono rimasto colpito dalla bellezza del territorio, cioè il mare, queste colline dolcissime, belle e questa luce straordinaria che c'è a Bolgheri. E poi anche questo territorio un po' selvaggio, no? Perché poi alla fine qua non è molto aggredito Sì, a livello urbanistico, intendo. Sì, cioè diciamo che l'attività dell'uomo, l'intervento dell'uomo è molto delicato, no? In questo territorio, però comunque se mi permetti non lo definirei selvaggio, nel senso che c'è questa dolcezza. Cioè per me alla fine è un territorio molto rassicurante, quindi se immagino il selvaggio come un qualcosa di pauroso, ecco, Bolgheri no. No. Bolgheri è come un ventre materno. Certo. Perché poi in realtà qui hai costruito anche una situazione molto, molto delicata in quel senso, perché c'è anche un orto, ci sono gli animali. Ho cercato di circondarmi in qualche modo di creare un ambiente per me bello, quindi appunto accogliente, nel senso anche della convivialità, che poi è uno degli aspetti fondamentali anche del vino, sia del fare vino, anche di consumarlo. Tu sei arrivato qua nel 99. Io la prima volta era autunno 99. Era diciamo il periodo del boom del vino bolgherese. Beh sì, c'era, ormai diciamo che le aziende storiche di Bolgheri erano ormai, credo, tutte molto affermate a livello internazionale. C'era quella che io chiamo un po' la seconda generazione di aziende, quindi anche di investimenti, eccetera. E quindi io sono arrivato in quel periodo lì. Ma tu amavi già il taglio bordeaux? Tu bevevi? Io come Veneto bevevo di tutto, però, no, nel senso, sì, diciamo che la mia esperienza come appassionato di vino è sempre stata più vicina al Bordeaux, ai tagli bordolesi, eccetera. Quindi magari sono anche i vini che
conosco ancora un po' di più e all'epoca conoscevo meglio di altri. Diciamo che per te è stata una sorta di scuola comunque Bolgheri, no? Perché qui hai cominciato, qui sei cresciuto, sei sviluppato. Beh, come produttore sicuramente, prima non avevo nessuna esperienza, la mia famiglia non faceva vino, anzi non erano nemmeno particolarmente appassionati di vino, e quindi tutto è iniziato a Bolgheri. Cioè, per me c'era sempre questa idea, questo sogno, possiamo chiamarlo, di fare vino, e quindi di avere un'azienda vinicola, e si è realizzato qui. E poi produci 2 etichette, non hai fatto un exploit, diciamo, anche da un punto di vista commerciale. Ecco, volendo potevi anche un po' cavalcare l'onda del successo in un momento particolare. Ma questa è stata un'idea che, diciamo, le 2 idee fondamentali, una volta arrivato a Bolgheri, è stata quella di seguire quella che per me era la tradizione di Bolgheri, seppur appunto Bolgheri è comunque una denominazione che non ha quella lunga tradizione di altre in Italia, però no? Di grande successo comunque. E quindi il disciplinare di Bolgheri per me era quello insomma il Cabernet Sauvignon nel blend, ecco, questo per me è stato. Sì, e poi l'idea di fare 2 vini solamente, che poi in qualche modo rispecchiano anche il disciplinare stesso, o almeno nella sua forma che aveva quando io ho iniziato. Fino al 2015, no? Sì, perché poi c'è stato questo... Sì, vabbè, questo piccolo cambiamento, ma che di fatto non snatura, secondo me, l'identità di Bolgheri. E così ho iniziato col Bolgheri DOC e il Bolgheri Superiore, e poi c'è stato questo, non lo so come chiamarlo, ma vabbè, questa vigna di Bibbona che ci ha spinto con l'annata 2015 a fare un vino che contenesse anche delle uve di Bibbona, e quindi poi è stato messo come IGT, ma questo non lo vedo come un tradimento di Bolgheri, che per me rimane la denominazione, cioè rimane fondamentale. Insomma, poi tra l'altro c'è stato invece un restyling, no? Per quanto riguarda l'etichetta del Bolgheri Superiore. Poi sì, che ora non lo è più, però sì, appunto noi, cioè è successo più o meno così. Il 2014, che per noi è stata un'annata particolarmente difficile, abbiamo deciso di fare solamente il Volpolo, quindi il Bolgheri DOC, e non fare il vino, diciamo, rappresentativo dell'azienda. Come tanti altri produttori toscani. Assolutamente, insomma, non è stata difficile solo per noi. No. E poi quando siamo usciti col 2015 abbiamo fatto questa scelta dell'IGT, e successivamente col 2016 altra grande annata, non ci sono state queste, dopo la difficoltà del 14 abbiamo avuto 15 e 16 bellissime, e abbiamo ritoccato un po' l'abito ogni tanto. Con la corona. La corona è rimasta la corona, quindi intoccabile, però il vestitino è stato modificato, ogni tanto ci vuole qualche cambiamento. Che poi a livello di bottiglie anche non è che non fate numerose, insomma, per un'azienda medio-piccola ora. Sì, no, ecco, questo sì, è stato un altro aspetto, diciamo, il blend del Cabernet Sauvignon, i 2 vini, e poi l'essere piccoli, quindi un approccio assolutamente artigianale. Numero di bottiglie, noi facciamo 100.000 bottiglie tra i 2 vini, e questa secondo me è la dimensione di Sapaio che io voglio mantenere come anche possibilità di espressione di una, ora non voglio dire di una qualità che si può fare anche con tante bottiglie in più, ma di un approccio proprio al vigneto, al territorio, alla cantina, ecco. In armonia, in coerenza con quello che poi la natura qua attorno offre, no? Sì, cioè, senza snaturare troppo. Sì. E tra l'altro i mercati, perché comunque tu sei presente in tutto il mondo, e questo anche perché tu, come dicevo all'inizio, ti sei messo in prima persona in questa avventura, in questa nuova professione, no? Sei sempre andato in giro, non ti sei mai fermato? Sì, per me, sai, non è stato un investimento, cioè sicuramente è stato un investimento, ma prima di tutto è stata una scelta di vita. Cioè, io non sono toscano, sono nato a Vittorio Veneto, ma quando ho iniziato con Sapaio mi sono trasferito qui, cioè ho cambiato veramente la mia vita in modo radicale, direi.
E quindi per me era un coinvolgimento completo, perché poi mi ha portato a promuovere il vino e penso che per un'azienda con l'ambizione di Sapaio sia importantissimo essere presenti comunque a livello internazionale, insomma in tutti i mercati. Poi tra l'altro nell'ultimo periodo avete anche incentivato l'enoturismo, le degustazioni, i tour con una nuova zona di accoglienza, no? Abbiamo iniziato sia in modo un po' più strutturato a fare degustazioni, quindi accogliere gli appassionati. Perché c'è molta richiesta, no? Sì, io penso che l'aspetto dell'enoturismo sia assolutamente una cosa che sta crescendo, ma si vede anche un po' come è cambiato l'approccio di molte aziende toscane negli ultimi anni, che 20 anni fa tendevano ad essere più chiuse, ora c'è l'apertura assoluta. Anzi, no? E qualche nuova sperimentazione, qualche progetto in cantina, c'è qualcosa che di nuovo? Allora, ogni anno con Alessandro insomma, ci divertiamo, si diverte più lui, spero, a provare, magari vinifichiamo qualche varietà separatamente quest'anno abbiamo provato a fare una vinificazione in legno su un tino di 15 ettolitri, così piccolino, ma quindi c'è sempre la sperimentazione. Però per adesso diciamo non c'è mai l'idea di uscire dall'idea dei due vini. E poi vabbè c'è questa deviazione sentimentale gigliese, ma di questo non voglio parlare. Qui non si può fare, non se ne può parlare. Vabbè, facciamo 2015, altro innamoramento di questo, dell'isola del Giglio, dove ho preso un micro vigneto, quindi lì proprio parliamo di produzioni piccolissime, faccio 300 bottiglie, una barrique. Sono 4.000 metri di questo vigneto bellissimo che ha più di 50 anni, terrazzato sul mare, le secche. Insomma, lì vediamo cosa succederà. Vediamo, rimaniamo connessi, magari la corona pian piano si sposterà. Metteremo una coroncina anche. Lì sono i conigli, in realtà, perché il progetto si chiama Paradiso dei Conigli. Bene, allora ora andrei dentro i vigneti perché sono così belli che mi voglio andare a vedere un po' cosa succede. Quindi cerco Alessandro, più che altro cerco la corona che ormai sappiamo ci porta direttamente dalle persone dell'azienda. Allora a dopo. Grazie Massimo, dopo andiamo a assaggiare un po' di vini. Ecco una nuova corona, ci siamo. Ciao Alessandro. Ciao, come stai? Bene, tu? Tutto bene, tutto bene. Qui siamo baciati dal sole in mezzo a una parte dell'arem delle vigne di Podere Sapaio. Sì, qui è uno dei blocchi più grossi di Podere Sapaio. Il Sapaio ha 25 ettari di vigna in totale, di cui questa parte dove sono all'incirca 7 ettari. Poi ha un altro blocco non distante da qua di altri 10 ettari e poi abbiamo 9 ettari a Bibbona. Il totale fa il 26 perché abbiamo un altro piccolo ettaro piantato da poco che entrerà in produzione tra 2 anni. Principalmente coltivate Cabernet Sauvignon, sì. Cabernet Franc, Merlot. Merlot e Petit Verdot. Il nostro uvaggio principale è Cabernet Sauvignon per un 70% ed il restante è distribuito in ugual misura tra Merlot, Petit Verdot e Cabernet Franc. Tra l'altro proprio la questione delle vigne a Bibbona ha fatto sì che voi non abbiate più un Bolgheri superiore con l'etichetta, esposto in etichetta, ma un IGT toscana. Sì, abbiamo fatto questa scelta proprio perché a Bibbona riusciamo ad avere un'altissima qualità delle uve, abbiamo una buonissima esposizione, i terreni è un'argilla ferrosa, quindi un'argilla rossa, un terreno molto importante da cui riusciamo a fare sempre alta qualità e quindi abbiamo scelto di uscire dalla DOC per essere liberi di usare le uve di Bibbona per il nostro vino di punta.
Mentre qua in questa zona il terreno... Allora, in questa zona il terreno è molto eterogeneo. In questi 7 ettari qua c'è già un cambiamento. Andando verso nord è un terreno più sciolto, limoso, con molti sassi e una parte calcarea, e spostandosi troviamo già dell'argilla, e nella parte finale è un po' più sabbioso, quindi in pochissimi metri c'è, diciamo, 3 terreni differenti. Come nell'altro appezzamento abbiamo un'argilla e poi abbiamo un terreno argillo limoso con molto ciottolo, che è di origine alluvionale, che è molto, molto importante, molto interessante, e che anche lì fa molta qualità. Questo ci permette di avere un'eterogeneità che ci permette di avere nelle differenze annate qualità magari maggiori in un vigneto e l'anno dopo qualità maggiori in un altro, e questo ci permette sempre di avere una qualità alta delle nostre uve e poi nei vini. Ovviamente. Anche voi fate una parcellizzazione? Noi parcellizziamo tutto, lavoriamo tutte le uve divise per varietà, per parcella. Nelle stesse parcelle a volte la dividiamo perché c'è un cambiamento di terreno e quindi anche una maturazione differente, quindi vengono vendemmiate in maniera differente. Abbiamo finito la vendemmia 2 giorni fa e quest'anno ho 26 differenti tipi di uve che poi diventeranno vino, che stanno fermentando in maniera differente. Tra l'altro quest'anno, insomma, è stata una vendemmia un po' più nei tempi consoni, no? Erano già anni che non c'era più una vendemmia così. Dopo si parla tanto di cambiamento climatico, spesso ora le vendemmie partono sempre più vicino alla fine di agosto e finiscano all'inizio della seconda metà di settembre. Quest'anno siamo tornati ad avere una vendemmia che parte nella seconda decade di settembre e finisce ad ottobre. Siamo molto contenti perché la qualità è molto alta, le piante hanno risposto bene e quindi si presume un'annata molto importante. Tra l'altro l'azienda è tra, diciamo, un po' le più giovani di Bolgheri, no? I primi vigneti sono stati impiantati negli anni 2000. Sì, Sapaio, diciamo, Massimo, che è arrivato alla fine del 1999, nel 2000 ha iniziato a piantare i primi vigneti ed ha finito di piantare i suoi vigneti nel 2007. Solo qualche vigna, per un totale di 2 ettari, ha comprato terreni con già viti piantate, quindi le più vecchie viti della nostra proprietà hanno 23 anni, tutto il resto dagli anni 2000 al 2007. Comunque sia, ora si inizia a sentire anche l'età sul vigneto e anche l'incremento della qualità poi nei vini. Tra l'altro voi praticate biologico anche se non siete certificati? No, noi ora siamo certificati dal 2017 e lavoriamo in maniera biologica, in conduzione biologica dal 2010. Okay. E questo ci comporta una maggior sensibilità verso il rispetto della natura, una maggiore attenzione, perché quando lavori in maniera biologica devi essere molto più preciso nel vigneto perché non hai margine di errore. Però alla fine i risultati arrivano, sia le piante rispondono secondo me in maniera migliore, e poi anche nel vino secondo me si sente un risultato leggermente più alto. Poi anche il potenziamento, il fatto che mi ha detto che sta andando a regime una nuova vigna, insomma vuol dire che siete evoluti e anche cresciuti, no? Sì, Sapaio sta crescendo, fortunatamente il vino piace, sta andando bene, quindi c'è un'idea di crescere un po' e siamo contenti. Il Cabernet Sauvignon la fa da padrone, insomma, a Bolgheri, quindi in particolare negli uvaggi utilizzati per la composizione finale, Podere Sapaio ne usa molto, sì. E come dicevamo prima con diverse parcellizzazioni. Quali sono un po' le differenze che si ritrovano da zona a zona, ecco, in quelle che voi coltivate? Sì, i Cabernet effettivamente hanno una differenza, rispondono differentemente a seconda di dove sono i terreni. A Bibbona, dove abbiamo un terreno argillo ferroso, viene un Cabernet più colorato con un corpo e un tannino molto più importante. A Bolgheri, su i nostri terreni, dove c'è un limo e un terreno un po' più sciolto, viene un po' più di freschezza, un tono di colore un po' più tendente al rosso e meno bruno, e con molta più freschezza, acidità, con un'espressione molto importante. E niente, poi dove ci sono le argille, in quest'altra parte di Bolgheri, viene sempre più simile a quello di Bibbona, ma con delle note differenti. E anche la maturazione immagino sia... I livelli di maturazione sono differenti. A Bibbona abbiamo una scalarità, quest'anno
e abbiamo potuto spingere le maturazioni più avanti perché con l'area, con il livello di sanità era altissimo, quindi abbiamo potuto spingere le maturazioni fenoliche veramente in maniera importante. Su Bolgheri l'abbiamo fatto perché abbiamo ritardato di una decina di giorni, però mediamente in le annate molto più calde vendemmiamo prima Bibbona. Quest'anno per esempio abbiamo vendemmiato prima Bolgheri e poi abbiamo vendemmiato Bibbona. Che poi è la questione delle parcellizzazioni e quindi della differenziazione si completa al momento del taglio, no? Sì, Quando voi riuscite a capire quale Cabernet, insomma, è più dedicato al nostro vino superiore o quale è più dedicato a Volpo. E non è mai uguale. Non è mai uguale, no, tutti gli anni c'è una leggera differenza. Bene, allora recuperiamo la corona e andiamo ancora in giro. L'ultima corona non potevamo non trovarla qua, sì, vedi, Massimo? addirittura in bilico sui drop stop. Regna sovrana sopra le due etichette, Sopra le due etichette. di cui abbiamo tanto parlato. Finalmente le vediamo. E le assaggiamo. E le assaggiamo. C'è Poi un intruso, ma non si sa quale sia. Facciamo un piccolo cappello sul processo di vinificazione, se vuoi dire qualcosa. Sì, come accennava anche Alessandro, quindi noi facciamo la fermentazione ovviamente delle diverse varietà separatamente, ma anche della stessa varietà che viene da parcelle diverse, quindi ogni anno 24, 25, 26 vini diversi che fermentano separatamente e poi che vengono affinati anche in legno separatamente. 14 mesi barrique tonneau, a quel punto si assaggiano tutti questi diversi vini nei loro diversi affinamenti, si decide il blend, quindi come fare Volpolo, come fare Sapaio, si fanno le masse, Volpolo viene imbottigliato, Sapaio torna in barrique già assemblato per altri 4-5 mesi a seconda dell'annata, quindi alla fine sono 18 mesi di affinamento Sapaio e un 14 Volpolo. Legno Legno francese, primo tostature medie, ogni anno una piccola percentuale di legno nuovo, legno sempre di secondo passaggio, qualche volta anche di terzo quando la qualità lo permette. Bene. Assaggiamo. Partiamo da Volpolo 2017 che è il Bolgheri base. Sì, qui abbiamo il 70% del Cabernet Sauvignon, 15 Merlot e 15 Petit Verdot. Bolgheri rosso. Questo è Bolgheri rosso DOC. 2017, la prima annata tra l'altro certificata biologica. Vabbè, Come mi è capitato spesso di assaggiare nel 2017, trovo in questi bicchieri una grande fragranza al naso, un pacchetto olfattivo importante, probabilmente è reso anche dal fatto che la 2017, come sappiamo tutti, non è stata un'annata molto generosa e quindi ha però trattenuto tantissimi profumi. Tutti i profumi che ritrovo dal floreale alla frutta in questo bicchiere, dove c'è una componente di ciliegia, amarena molto importante, con una maturazione anche profonda. Un vino verticale. In bocca entra preciso, si stende, si allarga. È un vino molto vigoroso. Ha questo tannino che ancora è evidente in bocca, però non disturba, anzi spinge alla beva e comunque consentirà di poter apprezzare il vino anche tra qualche anno. Un Bolgheri rosso molto buono nel complesso, molto armonico e anche intrigante. Passiamo a Sapaio 2016. Grande annata.
Ha un naso che può ancora avere delle caratteristiche in più, quindi è un naso ancora in divenire, però che ha una buona presenza di frutto, deciso, anche se spinge un po' più sulle amarene, lo trovo questo, con sentori quasi sottospirito a tratti. In bocca è molto energico, entra e poi avvolgente, è proprio il termine giusto. Ha calore, quindi accoglie la bocca e si spinge sul finale, dove ha una lunga persistenza. Un vino molto elegante, molto fine e che considero tra i migliori in casa Sapaio. Allora è il momento dei saluti. Ci salutiamo. Però la corona rimane a Sapaio. La corona rimane quindi a Sapaio. Chi vuole può venire a cercarla. Può venire a cercarla a Bolgheri, seguendo la corona troverà Sapaio e noi saremo molto contenti di accoglierli, chi verrà. Allora intanto facciamo un brindisi e via. Cin. Buon Sapaio a tutti. A tutti. Mi chiamo Massimo, l'azienda Podere Sapaio a Bolgheri nasce nel 1999, quando arrivo a Bolgheri con l'idea di fare vino, amore a prima vista col territorio. Ho cominciato a piantare Cabernet Sauvignon, principalmente Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot. L'idea fin dall'inizio di fare 2 vini, un Bolgheri DOC, Volpolo e Sapaio, inizialmente Bolgheri Superiore, oggi GT, prima Vendemmia 2004, abbiamo 26 ettari di vigneto e produzione 100.000 bottiglie. Bolgheri perché Bolgheri? Bolgheri è un territorio straordinario dove io mi sono sentito immediatamente a casa e con delle particolarità uniche come la presenza del mare insieme a questa luce straordinaria e a queste colline di una bellezza unica e grandi vini.